Come dicevo, il discorso è molto semplice e basilare. Il nostro obiettivo è quello di andare a introdurre quelle che sono le rette, quindi oggetti veramente tranquilli di questo tipo, che al massimo sono obliqui o orizzontali o verticali, insomma. Partiamo dalle rette più canoniche, che sono quelle che vanno a costituire appunto gli assi del piano cartesiano. Questo appunto è il piano cartesiano XY e vogliamo iniziare a parlare di rette, ma le rette sono oggetti già più complessi per la geometria, nel senso che si parte prima da dire che cos'è un punto, no? Perché le rette sono formate da infiniti punti. Allora io inizio a considerare questo punto semplice, che è di coordinate 1, 1. Poi dico ok, mi prendo quest'altro punto che facciamo che è di coordinate 1, 3 perché sta un po' più alto, e poi considero quest'altro punto che ha sempre in comune il fatto di avere 1 come prima coordinata e poi magari gli diamo meno 1 come seconda coordinata. La seconda coordinata è detta anche ordinata e rappresenta appunto l'altezza. Quindi che cosa succede? Che questi punti cosa hanno in comune? Il fatto che hanno tutti ascissa, che sarebbe le x, 1. E allora possiamo modellizzare questa retta semplicemente con l'equazione x uguale ad 1, giustamente. Se io faccio lo stesso identico discorso, ma vado a prendere i punti che sono magari in orizzontale, no? E dico ok, voglio il punto che magari sta, che ne so, a meno 3,1, quindi sto fissando l'altezza ad essere 1, e quando fisso un'altezza e dico che è costante, costantemente 1, beh, quello lo si può indicare con y uguale ad 1. Ed ecco che in questo modo abbiamo già recuperato quelle che possono essere le rette, diciamo, verticali e orizzontali. Ok, però questo non basta per andare a descrivere la totalità delle rette presenti in un piano cartesiano, e allora si passa ad un'equazione più generica, che è questa: y uguale a mx più q, che mi dà questa equazione. Questa equazione mi permette di andare a descrivere tutte le rette oblique e orizzontali, sì, diciamo, quindi per brevità questa mi esprime tutte le rette non verticali, perché proprio esprime rette di questo tipo oppure rette di questo tipo, quindi oblique o orizzontali. Quindi faccio prima a dire non verticali. Adesso vediamo che cosa succede in varie casistiche. Se io ho ad esempio m minore di 0, allora avrò una retta decrescente. Se invece ho m uguale a 0, avrò una retta orizzontale, perfettamente orizzontale. Se invece ho una retta che è in questo modo qui, quindi crescente, e questo lo sia quando m è maggiore di 0, beh, ho di nuovo una retta obliqua. Quindi questo oggetto m va a rappresentare chiaramente un qualcosa di molto importante per le rette, ossia è il cosiddetto coefficiente angolare. Proprio perché che cosa fa questo coefficiente angolare? Va ad indicare la pendenza di una retta, quanto una retta è inclinata oppure no. Ora, a questo punto abbiamo determinato che vuol dire m, ma che cosa vuol dire a questo punto q? Beh, q rappresenta la cosiddetta intercetta. Che vuol dire questo discorso dell'intercetta? Beh, q mi dice in quale punto la retta incontra l'asse delle y, quindi vuol dire che se la mia retta per esempio fa così, allora questa qui si trova esattamente ad altezza q, questo punto qua. Quindi questa è l'intercetta. Ancora un esempio, e se magari l'intercetta si trova qui, allora che cosa succede? Che la retta passa per l'origine, ok? Ma che cosa vuol dire q uguale a 0 a questo punto? Vuol dire semplicemente che y uguale a mx, perché se giustamente
la q vale 0, io non la trovo in questa equazione qua. E il discorso è analogo, ad esempio in questo caso, no? Abbiamo detto che m è uguale a 0. E allora nel caso delle rette orizzontali come ci si comporta? Si dice semplicemente y uguale a q. Ma se ci pensiamo, non è troppo diverso da quello che abbiamo fatto già prima nelle rette orizzontali, dove y era uguale ad 1. In generale, quindi, che cosa possiamo dire? Che le rette orizzontali sono del tipo y uguale a qualche costante, ossia a qualche numero che diciamo essere per esempio k. Allo stesso modo le rette verticali sono delle rette che hanno x uguale a costante, ossia anche in questo caso x uguale a un certo numero che magari chiamiamo k. Quindi se notiamo, quello che succede nel caso m uguale a 0 appunto è che y diventa una costante, ecco perché si ha la retta orizzontale. Poi l'intercetta ovviamente potrebbe anche essere negativa, cioè potrei avere tranquillamente che la mia retta possa fare così tranquillamente, quindi entrambi m e q possono essere sia positivi sia negativi sia uguali a 0. Come avevo detto all'inizio, partiamo dagli assi cartesiani, no? A questo punto un asse cartesiano che equazione ha? X ha equazione y uguale a 0, se ci pensiamo, perché y uguale a 0 vuol dire altezza 0 e l'asse y si esprime come x uguale a 0 a questo punto, perché proprio non ho larghezza, mi trovo sempre sull'asse delle y. Quindi, ricapitolando, le y rappresentano un'altezza, ecco perché l'asse delle x si dice y uguale a 0, proprio perché non ha nessuna altezza. E allo stesso modo l'asse delle y si dice x uguale a 0 proprio perché non c'è nessuna larghezza. E quindi questo va a costituire, diciamo, la prima lezioncina che si fa sulle rette. Ora portiamo un esempio concreto di retta obliqua. Parliamo ad esempio della retta y uguale a 2x più 1. Normalmente quello che si fa per disegnare una retta è questo, cioè si va a costruire una tabellina dove metto x e y. Ovviamente y va messa con la formula della mia retta, quindi 2x più 1. Beh, devo assegnare, per individuare una retta, la geometria mi suggerisce che bastano 2 punti, quindi se metto il primo valore, che è il più facile di tutti, 0, qui ottengo chiaramente 1. Se x uguale a 0 ottengo 1. E prendiamo un altro valore, ad esempio 1, se metto x uguale ad 1, sulle y mi esce 3, perché sarebbe 2 per 1 che fa 2 più 1 che fa 3. Ecco dunque quindi che se io voglio andare ad individuare questi punti, avrò individuato questi punti: 1, questo punto che è di coordinate 0, 1 e questo punto che è di coordinate 1, 3. Quindi questo è 1, 3 e questo è 0, 1. Quindi se ci pensiamo, adesso qual è il significato quindi dell'intercetta? Che doveva passare da 1, e in effetti è vero, l'abbiamo già riscontrato sul grafico. Qual è il significato di coefficiente angolare? Abbiamo detto che rappresenta la pendenza di una retta, quindi nel momento in cui vado avanti di 1, quant'è il coefficiente angolare? 2. Allora vuol dire che devo salire di 2 unità, 1 e 2. E in effetti tutto torna. Avanzo di 1, salgo di 2. E quindi questa è l'introduzione che facciamo sulle rette per avere un minimo di conoscenze per poter poi affrontare in fisica la velocità. Perché la velocità altro non è che un coefficiente angolare. Noi abbiamo il grafico spazio-tempo, dove appunto la velocità viene espressa come spazio uguale a velocità per tempo. Quindi, siccome il nostro grafico spazio-tempo è questo, e ovviamente non ha senso considerare i quadranti del piano cartesiano in cui il tutto è negativo, perché in fisica non ha senso avere grandezze negative, allora il raggio di azione di questa retta sarà soltanto nel primo quadrante. E quindi vuol dire che appunto molto tranquillamente una retta qui da dove può partire? Può partire o da 0 o magari da altri vari punti sull'asse degli spazi, quindi delle y, e può naturalmente o scendere o salire da questi punti qua. Ora, se torniamo alla definizione fisica di spazio e tempo e velocità, come viene definita la velocità? Viene definita come spazio fratto tempo. Infatti se da qui faccio la formula inversa, ottengo spazio fratto tempo uguale a velocità.
Ma a questo punto che altro c'è da aggiungere? Che se noi appunto ricambiamo le lettere, che cosa succede? Beh, questa è appunto la nostra y, questa è la nostra x e questa è la nostra m. Quindi abbiamo scoperto che la primissima formula sulla velocità altro non rappresenta che una retta per la matematica. Ecco perché tutti i grafici che riguardano la velocità molto spesso, sempre vengono espressi con grafici di rette. E questo conclude l'introduzione, secondo me, necessaria per poter capire che caspita si fa in fisica ogni volta che sono disegnate ste rette nel capitolo della velocità. Uno deve per forza sapere che cos'è una retta da un punto di vista matematico prima di poterla usare, e non il contrario, non fare fisica e poi matematica. La fisica si poggia sulla matematica, dipende dalla matematica, quindi è giusto fare prima le rette e poi la velocità. E questo conclude, diciamo, la prima lezione sulle rette propedeutica alla fisica. Poi, come avevo anticipato, le rette io, per dire, le ho studiate in terzo superiore, quindi mi meraviglio sempre quando fisica viene proposta prima del terzo superiore. In genere non è naturale, insomma, fare queste cose prima di aver fatto le rette.